La storia di Villa Capriglio inizia in un'epoca di fasto e di ambizioni, quando Torino era ancora una città aristocratica, dove i grandi casati piemontesi si contendevano prestigio e potere. Siamo verso la fine del XVIII secolo, un periodo in cui la nobiltà torinese amava ritirarsi nelle ville sulle colline che circondano la città. Quei luoghi, lontani dal caos urbano, ma abbastanza vicini da permettere rapide visite al centro politico e culturale, diventavano rifugi eleganti, simboli di ricchezza e di status sociale. Tra le famiglie più influenti c'era quella dei Benso di Cavour, che avrebbe dato i natali a uno dei padri fondatori dell'Italia Unita, Camillo Benso, conte di Cavour. Ed è proprio a questa stirpe che la leggenda e i documenti storici attribuiscono la costruzione della villa. Non si trattava soltanto di un'abitazione di campagna. Era un progetto ambizioso, destinato a impressionare gli ospiti e a trasmettere un'immagine di potere e raffinatezza. Immaginate la villa nel suo splendore originario. Una dimora signorile in stile sobrio ma elegante, con sale ampie, illuminate da grandi finestre e affreschi che riflettevano i gusti dell'epoca. I giardini curati nei minimi dettagli. Offrivano passeggiate ombreggiate da alberi secolari e scorci panoramici sulla città e sulle Alpi in lontananza. Era il luogo perfetto per ricevimenti, banchetti e conversazioni colte che mescolavano politica, filosofia e mondanità. Le cronache dell'epoca raccontano che la villa ospitò non soltanto feste sfarzose, ma anche incontri riservati tra nobili e figure di spicco della vita torinese. Lontano da occhi indiscreti, nelle stanze della villa si discuteva di alleanze matrimoniali, strategie economiche e forse anche di progetti politici che avrebbero influito sul destino del Piemonte e dell'Italia. Ma Villa Capriglio non era solo un teatro di vita sociale. Nei periodi di quiete diveniva il rifugio della famiglia, un luogo intimo dove dedicarsi al riposo, alla caccia nelle campagne circostanti o alla contemplazione del paesaggio. Qui la nobiltà cercava sollievo dalla frenesia cittadina e dalla rigidità della corte. Col passare degli anni, la villa divenne parte integrante della memoria collettiva della collina torinese. Per i contadini che abitavano i villaggi limitrofi rappresentava un punto di riferimento, un simbolo di ricchezza inaccessibile e quasi irreale. Per la nobiltà era uno spazio di prestigio, dove si affermava il proprio rango sociale. Eppure, dietro la facciata elegante e il suo ruolo di residenza estiva, Villa Capriglio custodiva già i semi del mistero. Le prime dicerie popolari, tramandate oralmente, parlavano di strane ombre viste passeggiare nei giardini di notte, di voci udite nelle stanze quando ormai gli ospiti se ne erano andati. Erano soltanto suggestioni? Frutto dell'immaginazione popolare? O forse i primi segnali di una presenza che non avrebbe mai abbandonato quelle mura? Dopo i fasti iniziali legati alla famiglia Benso di Cavour, la villa conobbe un destino comune a molte dimore nobiliari. Cambi di proprietà, vendite e passaggi di mano dettati dalle circostanze storiche ed economiche. Nonostante l'importanza del casato Cavour, l'edificio non rimase a lungo nelle loro mani. Nel corso dell'Ottocento la villa venne ceduta alla famiglia Capriglio, da cui avrebbe preso il nome definitivo. I Capriglio erano anch'essi esponenti della nobiltà torinese, ma meno noti e meno influenti rispetto ai Cavour. Per loro la villa divenne soprattutto una residenza di campagna, un luogo di riposo lontano dagli impegni cittadini. Fu in questo periodo che la dimora iniziò a essere conosciuta come Villa Capriglio. Non più un semplice possedimento dei Cavour, ma una proprietà identificata con il nuovo casato, destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva con quel nome. I Capriglio la mantennero per alcuni decenni, ma non investirono in grandi lavori o ampliamenti. Anzi, col tempo la villa perse parte del suo splendore, diventando più una residenza secondaria che un simbolo di potere. Questo lasciò gradualmente spazio all'incuria e col passare degli anni preparò il terreno a quel lento declino che avrebbe trasformato il Capriglio in un rudere affascinante e misterioso. Ogni dimora nobiliare ha il suo apice e il suo inevitabile declino. Anche Villa Capriglio, nata come simbolo di splendore e prestigio, non poté sottrarsi a questo destino.
Con il passare dei decenni, le fortune delle grandi famiglie torinesi iniziarono a mutare. I cambiamenti politici e sociali dell'Ottocento, le guerre, le trasformazioni economiche portarono molte residenze aristocratiche a perdere la loro funzione originaria. La collina torinese, un tempo costellata di ville eleganti e frequentata dall'élite, cominciò lentamente a spopolarsi. La città cresceva e il fulcro della vita sociale si spostava altrove. Villa Capriglio rimase per anni in mano ai suoi proprietari, ma già a metà del XIX secolo le prime cronache parlavano di segni di incuria. Le sale, un tempo animate da ricevimenti, si svuotavano. I giardini venivano lasciati a se stessi e la polvere cominciava a posarsi sugli arredi. Ciò che era stato teatro di splendore si trasformava lentamente in un guscio silenzioso. Col tempo la villa cambiò più volte proprietà. Alcuni tentarono di restituirle vita, di riportarla ai fasti originari, ma nessuno riuscì nell'impresa. Ogni progetto di restauro, ogni tentativo di riportare famiglie e ospiti tra quelle mura si infrangeva contro una sorta di maledizione invisibile. Costi insostenibili, lavori interrotti, incidenti improvvisi, come se la villa stessa rifiutasse di tornare a essere ciò che era stata. Il Novecento non fu più clemente. Le 2 guerre mondiali segnarono profondamente Torino e le sue colline. Villa Capriglio, ormai quasi abbandonata, venne saccheggiata più volte. Porte divelte, mobili portati via, affreschi rovinati. L'incuria lasciò il posto al degrado. Le voci raccontano persino di incendi che ne devastarono alcune ali, alimentando la leggenda che il fuoco avesse richiamato spiriti inquieti imprigionati nelle mura. Negli anni 60 e 70, quando la Torino industriale cresceva a dismisura, la villa era già percepita come un luogo spettrale. Un edificio in rovina, avvolto da un'aura di malinconia, abbandonato a se stesso. Gli abitanti dei dintorni la guardavano con timore e rispetto, evitando di avvicinarsi troppo, soprattutto nelle ore notturne. E fu proprio in questo periodo di abbandono che le leggende cominciarono a moltiplicarsi. Ragazzi in cerca di avventure, gruppi di curiosi e persino presunti adepti di pratiche esoteriche iniziarono a frequentare le sue sale vuote. L'eco di risate, il fruscio di passi, il cigolio di porte lasciate aperte dal vento, tutto contribuiva a rafforzare la fama sinistra della villa. Dove prima c'erano stati balli e banchetti, ora regnavano il silenzio, le ombre e il rumore di vetri rotti sotto i piedi. Villa Capriglio non era più soltanto un edificio abbandonato, stava diventando uno dei luoghi più misteriosi della collina torinese. Per capire davvero perché Villa Capriglio sia diventata un luogo tanto avvolto dal mistero, bisogna prima guardare alla città che la ospita, Torino. Non è un caso che molte leggende paranormali e racconti di presenze oscure si siano sviluppati proprio qui. La capitale sabauda, infatti, è da sempre considerata una delle città più magiche del mondo. Torino si colloca all'interno di un triangolo esoterico unico, quello della magia nera, che la lega a Londra e San Francisco, e quello della magia bianca, che la connette a Praga e Lione. Una città quindi sospesa tra 2 forze opposte, un punto di incontro e di scontro tra energie positive e negative. Passeggiando per le sue strade non è raro imbattersi in simboli occulti, statue enigmatiche, fontane e monumenti carichi di riferimenti alchemici e massonici. La piazza Statuto, ad esempio, è considerata il cuore oscuro della città, mentre Piazza Castello e la Gran Madre vengono viste come luoghi legati alla luce e alla spiritualità. Questa tradizione di magia e mistero non è solo leggenda moderna, risale a secoli fa. Torino è stata terra di alchimisti, esoteristi e società segrete. Nel corso del Settecento e dell'Ottocento, logge massoniche e circoli privati si riunivano in case nobiliari e ville appartate, cercando di penetrare i segreti della natura e dell'universo. La collina torinese, con le sue residenze aristocratiche lontane dal controllo della città, offriva l'ambiente perfetto per rituali e incontri riservati. In questo scenario, Villa Capriglio si inseriva come luogo ideale. Isolata, circondata da vegetazione e poco frequentata dopo la sua fase di splendore. Era lo spazio perfetto per alimentare voci di rituali occulti.
Alcuni racconti popolari parlano di pratiche esoteriche avvenute proprio tra le sue mura negli anni di abbandono. Cerchi tracciati sul pavimento, candele consumate, simboli incisi nei muri. Realtà o invenzione? Difficile dirlo. Quel che è certo è che Torino ha una lunga storia di legami con l'occulto e la villa non poteva che finire inghiottita da questa fama. Molti studiosi dell'esoterismo torinese sottolineano come i luoghi più carichi di energia, siano essi positiva o negativa, spesso coincidano con edifici segnati dal tempo e dalla sofferenza. Villa Capriglio, con il suo passato di decadenza, i suoi crolli, gli incendi e la sua condizione di rudere solitario, sembrava possedere tutte le caratteristiche per diventare un ricettacolo di energie oscure. Non sorprende quindi che, a partire dagli anni 70, la villa sia entrata a pieno titolo nella mappa dei luoghi misteriosi di Torino. Non più soltanto una residenza aristocratica in rovina, ma un punto di riferimento per chi cercava il lato nascosto e inquietante della città. E così, mentre Torino veniva consacrata come una delle capitali mondiali della magia, Villa Capriglio si preparava a entrare nel mito come uno dei suoi epicentri più oscuri. Se fino a questo momento la storia di Villa Capriglio poteva sembrare quella, seppur affascinante, di una dimora aristocratica decaduta, è proprio qui che inizia a tingersi di un alone più oscuro. Con l'abbandono e il silenzio arrivarono le voci, le testimonianze, i racconti di chi giurava di aver vissuto esperienze fuori dall'ordinario tra le sue mura. Le prime segnalazioni di fenomeni inspiegabili risalgono già agli anni 60, quando la villa era ormai ridotta a rudere e attirava ragazzi in cerca di avventure notturne. Molti di loro, tornando dal Capriglio, raccontavano la stessa cosa. Ombre bianche alle finestre, intraviste anche quando l'edificio era completamente vuoto. Non erano sagome nitide, ma figure evanescenti, quasi trasparenti, che apparivano e sparivano in pochi istanti, lasciando negli spettatori la certezza di aver visto qualcosa che non poteva avere spiegazione razionale. Con gli anni i racconti si moltiplicarono. Esploratori urbani, curiosi e appassionati di paranormale, descrissero scene simili. Corridoi percorsi da passi invisibili, porte che si chiudevano con violenza senza alcun motivo e voci sussurrate che sembravano provenire dalle stanze superiori. Alcuni affermano di aver registrato suoni inspiegabili come lamenti o sospiri, che comparivano nelle registrazioni audio nonostante durante la visita nessuno li avesse uditi a orecchio nudo. Un fenomeno ricorrente è quello delle improvvise variazioni di temperatura. Chi si è avventurato nella villa racconta di stanze gelide, dove l'aria sembra diventare pesante e difficile da respirare, seguite da corridoi insolitamente caldi, come se in quei luoghi agisse una forza invisibile capace di alterare l'ambiente. Molti visitatori riferiscono anche sensazioni fisiche, mal di testa improvvisi, nausea, vertigini, non semplici suggestioni, ma vere e proprie reazioni corporee che li costringevano ad abbandonare la visita. Ci sono poi gli episodi più eclatanti, quelli che hanno contribuito a costruire la fama nera del Capriglio. Alcuni testimoni affermano di aver visto figure attraversare i corridoi e svanire davanti ai loro occhi. Una delle presenze più citate è quella di una donna, descritta come una figura femminile in abito chiaro, che compare per pochi secondi prima di dissolversi. Una visione così diffusa da diventare una leggenda a sé stante, la cosiddetta Dama Bianca, il fantasma simbolo della villa. Non mancano i racconti di fenomeni poltergeist, pietre lanciate all'improvviso contro i visitatori, rumori di mobili spostati nonostante le stanze fossero vuote, persino luci inspiegabili che comparivano nelle notti più buie. Alcuni gruppi di cacciatori di fantasmi hanno documentato attività elettromagnetiche anomale durante le loro indagini, come se davvero una forza invisibile abitasse quelle mura. L'elemento forse più inquietante è che molti di questi fenomeni sono stati raccontati da persone diverse in periodi differenti, senza che si conoscessero tra loro. Le testimonianze hanno dettagli che si ripetono: la donna vestita di bianco, i passi sulle scale, i sussurri nelle stanze. È questo che rende il mito così potente.
la difficoltà di liquidare tutto come semplici suggestioni o leggende metropolitane. Per chi crede nel paranormale, Villa Capriglio non è soltanto una villa abbandonata, ma un luogo in cui il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti è sottile, quasi inesistente. Per i più scettici, invece, tutto può essere spiegato. L'eco tra le mura vuote, gli spifferi di vento che fanno sbattere le porte, il buio che inganna la vista. Ma allora, come spiegare la sensazione opprimente che molti giurano di provare? Quel senso di essere osservati anche quando si è soli? Villa Capriglio è diventata così un laboratorio di paure e suggestioni, un palcoscenico perfetto per l'invisibile. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove i fantasmi, reali o immaginari, continuano a vivere in attesa di mostrarsi al prossimo visitatore che avrà il coraggio di entrare. Ogni luogo infestato che si rispetti ha le sue storie, le sue presenze, le sue ombre che si mescolano alla memoria popolare. Nel caso di Villa Capriglio, le leggende sono molte, ma ce n'è una che spicca sopra tutte, quella della Dama Bianca. Secondo la tradizione, tra le mura della villa aleggerebbe lo spirito di una donna misteriosa. Le versioni sulla sua identità sono diverse. C'è chi dice fosse una nobildonna della famiglia Cavour, morta prematuramente per una malattia, e chi invece racconta che si trattasse di una giovane amante segreta di un aristocratico rinchiusa nella villa per evitare scandali. In entrambe le varianti il suo destino è tragico, morta tra la solitudine e la sofferenza. L'anima non avrebbe mai trovato pace. Molti giurano di averla vista. Una figura evanescente, vestita di bianco, che appare nelle notti più silenziose. C'è chi sostiene di averla intravista affacciata a una finestra, chi di averla vista attraversare il giardino e svanire tra gli alberi. Alcuni la descrivono come malinconica, con lo sguardo rivolto verso la città in lontananza, quasi aspettasse qualcuno che non arriverà mai. Altri invece parlano di un volto spaventoso, deformato dal dolore e dalla rabbia. Questa duplice interpretazione ha reso la Dama Bianca di Villa Capriglio uno dei fantasmi più enigmatici della collina torinese. Spirito benevolo in cerca di pace, o presenza inquieta decisa a terrorizzare chi osa disturbare il suo eterno riposo? Un'altra leggenda meno nota, ma altrettanto suggestiva, parla di un amore impossibile consumatosi proprio alla villa. Secondo questa versione, una giovane appartenente a una famiglia nobile si innamorò di un uomo di rango inferiore. Quando la relazione venne scoperta, la ragazza fu rinchiusa nel Capriglio, sorvegliata e isolata da tutto e da tutti. La prigionia la portò alla follia, fino a una morte misteriosa. Alcuni dicono suicidio, altri che fu uccisa per lavare l'onta subita dalla famiglia. Da allora il suo spirito vagherebbe tra le stanze, cercando invano l'amore perduto. Ma le leggende del Capriglio non si fermano alle apparizioni. A partire dagli anni 70 e 80, quando la villa era già in stato di completo abbandono, si diffusero voci insistenti su riti satanici e messe nere celebrati al suo interno. Candele, simboli incisi sui muri, resti di animali, testimonianze inquietanti che alimentarono la convinzione che la villa fosse diventata un punto di ritrovo per gruppi esoterici e occultisti. Alcuni sostengono che proprio questi rituali abbiano risvegliato presenze che fino ad allora erano rimaste silenziose, come se le energie oscure evocate avessero trovato terreno fertile in quelle mura già segnate dal dolore e dall'abbandono. Nel corso degli anni le storie si sono moltiplicate e intrecciate. C'è chi racconta di misteriose luci notturne visibili dalle colline vicine, chi parla di figure nere viste allontanarsi nei boschi e chi giura di aver sentito il proprio nome sussurrato nel buio delle stanze. Questi racconti, tramandati di bocca in bocca e arricchiti di dettagli sempre nuovi, hanno trasformato Villa Capriglio in un vero e proprio catalizzatore di paure collettive. Non era più soltanto un rudere abbandonato, ma un luogo che rappresentava nell'immaginario torinese il confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E ancora oggi chi varca i cancelli arrugginiti e mette piede tra le sue rovine sa bene che non si entra soltanto in una villa decaduta. Si entra in un luogo dove il tempo, le leggende e le paure hanno costruito una realtà parallela,
fatta di ombre e sussurri che continuano a vivere. Se oggi Villa Capriglio è conosciuta non solo a Torino, ma in tutta Italia, lo si deve in gran parte alla forza del mito che ha saputo costruirsi nel corso dei decenni. Non è raro, parlando con torinesi di diverse generazioni, sentire che almeno una volta nella vita hanno avuto a che fare con la villa, direttamente o indirettamente. Negli anni 70 e 80, quando l'edificio era ormai abbandonato e senza controlli, il Capriglio diventò un vero e proprio luogo di iniziazione per i giovani della collina. Entrarci di notte, armati solo di una torcia e del proprio coraggio, era considerata una prova di forza, una sfida con se stessi e con le leggende che lo circondavano. In molti raccontano ancora oggi le paure vissute, i rumori inspiegabili, le sensazioni di gelo improvviso. Con il tempo queste esperienze sono diventate racconti popolari, passati di bocca in bocca, arricchiti di dettagli sempre nuovi. È così che nascono le leggende metropolitane. Non solo la Dama Bianca, ma anche storie di delitti mai documentati, di corpi nascosti nei sotterranei, persino di luci misteriose avvistate sopra la villa, interpretate da qualcuno come presunti contatti extraterrestri. Nulla di tutto ciò è mai stato provato, ma proprio l'assenza di conferme ha alimentato la fantasia collettiva. La stampa locale contribuì a diffondere questo immaginario. Articoli sui riti satanici o sulle scorribande notturne dei giovani al Capriglio finirono sulle pagine dei giornali, trasformando la villa in un simbolo di mistero e trasgressione. Anche la televisione, con documentari sul paranormale, dedicò spazio al Capriglio rafforzando la sua fama di luogo infestato. Negli anni 2000, con l'avvento di Internet, la leggenda della villa ha vissuto una seconda giovinezza. I video amatoriali su YouTube, girati con torce traballanti e telecamere notturne, hanno raccolto milioni di visualizzazioni, alimentando ulteriormente la curiosità. Oggi basta digitare Villa Capriglio su un motore di ricerca per imbattersi in decine di testimonianze, esplorazioni urbane e racconti di fantasmi. Alcuni canali si sono persino specializzati in ghost hunting, portando strumenti come termocamere, rilevatori EMF e registratori digitali per documentare attività paranormali. La villa è diventata così un luogo simbolico della cultura popolare torinese, al pari di altre mete leggendarie come il Monte Musinè o la Gran Madre di Dio. Ma con una differenza sostanziale. Mentre quei luoghi sono legati anche a culti e storie religiose, il Capriglio resta un non luogo, uno spazio abbandonato che vive solo grazie alla memoria, alle leggende e al desiderio di brivido di chi lo visita. C'è chi la considera una semplice rovina romantica, affascinante proprio per il suo stato di abbandono. Altri invece la vedono come un punto oscuro della città, un luogo che andrebbe chiuso e dimenticato per sempre. Ma la verità è che, proprio grazie alle storie e al passaparola, la villa continua a vivere, non nei suoi muri ormai fragili, ma nel racconto collettivo che la circonda. Oggi per i torinesi dire «andiamo al Capriglio» non significa semplicemente visitare un rudere, significa sfidare il mistero, confrontarsi con le proprie paure e immergersi in una leggenda che da decenni accompagna la città. Oggi Villa Capriglio è ben lontana dall'immagine elegante e fastosa che aveva ai tempi della nobiltà torinese. Chi si avventura tra le colline che circondano Torino e si avvicina alla villa trova davanti a sé un edificio in rovina, avvolto da un'atmosfera sospesa tra malinconia e mistero. Le mura, corrose dal tempo e dall'incuria, sono coperte di crepe. I tetti in gran parte crollati lasciano entrare la luce del sole e la pioggia, mentre la vegetazione si è appropriata di ciò che un tempo era dominio dell'uomo. I giardini curati sono diventati un groviglio di erbacce e le stanze interne sono ridotte a scheletri di mattoni e intonaci scrostati. Camminando al suo interno, il visitatore si trova immerso in un paesaggio di rovina che sembra quasi un set cinematografico post-apocalittico. Nonostante lo stato di degrado, o forse proprio grazie ad esso, la villa continua a esercitare un fascino irresistibile. È meta di curiosi, esploratori urbani e appassionati di paranormale che la visitano armati di torce, macchine fotografiche e talvolta strumenti per rilevare presenze invisibili. Sul web si moltiplicano i racconti di chi ha passato notti intere tra le sue rovine,
spesso accompagnati da video e registrazioni che cercano di catturare il soprannaturale. Ma Villa Capriglio non è soltanto un luogo per amanti del brivido. Negli ultimi decenni è diventata anche un simbolo culturale. Documentari televisivi, articoli di giornale e video su YouTube hanno contribuito a diffonderne la fama ben oltre i confini torinesi. Oggi chi parla di luoghi misteriosi in Italia non può non citare il Capriglio come uno degli epicentri di leggende e fenomeni paranormali. Va ricordato che, pur essendo un bene di interesse storico, la villa è vincolata e protetta, ma la mancanza di fondi e l'incuria l'hanno lasciata in uno stato di abbandono. Negli anni si sono susseguiti diversi progetti di recupero, alcuni proposti da associazioni culturali, altri da privati, ma nessuno è mai arrivato a concretizzarsi. Troppo alti i costi, troppo complicata la burocrazia, troppo fragile la struttura. Così la villa rimane sospesa in una sorta di limbo, dimenticata dalle istituzioni, ma viva nella memoria collettiva. C'è chi sogna di vederla rinascere, magari trasformata in un museo, in uno spazio culturale o in un centro dedicato proprio alla storia e al mistero di Torino. Altri invece ritengono che il suo fascino stia proprio nell'abbandono, che sia meglio lasciarla così, custode silenziosa delle sue leggende e dei suoi fantasmi. E mentre il tempo continua a scorrere, Villa Capriglio rimane lì, immobile e fragile, ma ancora potente nel suo richiamo. Un monumento non soltanto alla storia della città, ma anche al mistero che la pervade. Oggi, come ieri, chi varca la soglia della villa sa che non entra semplicemente in un rudere, ma in un luogo carico di significati, dove realtà e leggenda si confondono e dove il passato continua a parlare anche attraverso il silenzio delle sue rovine. Villa Capriglio non è soltanto una villa abbandonata, è un luogo che racchiude in sé secoli di storia, splendore e decadenza, ma anche ombre e misteri che nessuno è mai riuscito a dissipare del tutto. È un palcoscenico dove la memoria del passato si intreccia con le paure del presente, dove l'immaginazione popolare trova terreno fertile e genera leggende che continuano a vivere. In queste stanze ormai vuote, tra pareti scrostate e finestre senza vetri, sembra di poter ancora sentire gli echi di un'epoca lontana. Il fruscio degli abiti nobiliari, le risate soffocate durante i ricevimenti, i brindisi che celebravano amori e alleanze. Ma accanto a questi ricordi si percepisce anche qualcosa di diverso. Un silenzio che non è mai solo silenzio. Un'ombra che sembra muoversi appena oltre lo sguardo, un brivido che corre lungo la schiena. Forse suggestione, forse è il fascino oscuro di Torino, città da sempre sospesa tra magia bianca e magia nera. O forse davvero, tra le mura della villa, rimane qualcosa che non appartiene al nostro mondo. Una presenza che veglia sul passato, una dama bianca che non ha mai trovato pace, o semplicemente l'energia di un luogo che ha visto troppi drammi per restare inerte. E allora la domanda rimane: Villa Capriglio è davvero infestata? O sono le nostre paure, le nostre credenze e il nostro desiderio di mistero a darle vita? Forse non avremo mai una risposta definitiva, ma una cosa è certa: finché continueremo a parlarne, finché qualcuno entrerà tra quelle mura e racconterà ciò che ha visto o sentito, la villa continuerà a vivere. Non come un rudere dimenticato, ma come un simbolo eterno del confine sottile che separa la storia dalla leggenda. Ed è proprio questo confine che rende Villa Capriglio uno dei luoghi più affascinanti e inquietanti di Torino. Un luogo che ci ricorda che i fantasmi, reali o immaginari, non smettono mai di camminare accanto a noi.